Come affrontare un picchiatore. Lo vediamo nel dettaglio in questo video. Ragazzi, quante volte vi è capitato magari di fare sparring o addirittura di salire sul ring e combattere con qualcuno che capperi con le mani picchiava duro e quando vi colpiva vi faceva tremare le meningi e anche il pavimento? Ecco, a me qualche volta è capitato. E in questo video infatti voglio darti alcune strategie che io in prima persona ho provato sul ring per affrontare questa tipologia di avversario e anche delle strategie che mi è capitato di vedere negli anni dai grandi campioni e dai grandi combattenti. Prima di continuare però ricordati che dal lunedì al venerdì dalle ore 13-13:30 pubblico sempre un nuovo video tecnico barra teorico barra di news barra di viaggio sull'ambiente della Muay Thai. Quindi se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e attiva subito la campanella per non perderteli. Ultima cosa prima di entrare nel vivo di questo video, ragazzi, tecniche dei campioni. Tecniche dei campioni è un videocorso dove andiamo a studiare le tecniche dei grandi campioni, le combinazioni dei grandi campioni, le strategie dei grandi campioni e dove ci sono anche decine e decine di schede d'allenamento. Che è un videocorso che ho messo a una cifra alla portata di tutti. E a fine mese, il 28 febbraio a mezzanotte, inseriamo nuovi materiali e inserendo nuovi materiali il prezzo aumenterà. Ma se lo prendi entro quella data avrai ancora a prezzo scontato tutti i nuovi materiali. Quindi mi raccomando, prima del 28 febbraio vai a acquistarlo perché lo prendi a prezzo scontato. Poi il prezzo aumenta. Che dire d'altro? Iniziamo a vedere queste strategie. Sigla! Allora, la prima strategia che ho provato e che ti consiglio di usare con un picchiatore, ragazzi, è quello di colpirlo nel suo punto forte, di andare a utilizzare la sua stessa strategia. Quindi, ragazzi, fin da subito, dalle prime battute del primo round, picchiate forte con le mani. Sapete che dovete affrontare uno duro, uno che picchia duro. Ragazzi, dovete picchiare duro con le mani. I primi frangenti devono essere i vostri. Dovete fargli paura. A me è capitato di affrontare uno che sapevo che era duro, che picchiava forte con le mani. Che cosa ho fatto? Nei primi frangenti del primo round gli ho cioccato 4 pugni in faccia che gli hanno fatto tremare veramente le tempie. Ragazzi, strategia fondamentale questa, picchiate duro con un picchiatore. Ovviamente non dovete mettervi a scambiare, non fraintendete quello che dico, ok? Perché se voi avete un motore che lavora magari fino a 4000 giri e quello ha un motore che lavora fino a 6000-7000 giri, vi mettete a scambiare, è normale che vinca lui, ok? Su quell'aspetto, perché è la sua caratteristica. Però andate a colpirlo lì. Ogni tanto mettetevi a picchiare duro di mani, specialmente nei primi frangenti del primo round. Come dicevo, non vi mettete a scambiare, anche perché lo scambio è una roulette russa. Può capitare a te, come può capitare a me, il colpo che ci mette giù. Seconda strategia, secondo me, utilissima da utilizzare con i picchiatori: il cacchio di calcio frontale. Ve l'ho già detta questa cosa. Il mio maestro mi dice sempre che il calcio frontale è la migliore invenzione dopo la fica. Ci ho fatto anche un video, andate a vederlo se ancora non l'avete visto, ve lo pinno qua in alto. Ragazzi, perché è importante usare il frontale contro un picchiatore? Perché col frontale innanzitutto il dispendio energetico è zero. Il frontale è un colpo che voi potete portare spendendo zero energia a confronto ad altri colpi. Il frontale vi permette di rimanere in posizione di guardia e anticipare gli attacchi dell'avversario con una velocità impressionante. Quindi appena il vostro avversario si muove, boom, voi gli sparate il frontale. Ricordatevi che il frontale non è necessario spararlo sul corpo dell'avversario, potete anche andare a pizzicargli le gambe, è un ottimo metodo per bloccare gli attacchi. Se quando lui parte voi gli sparate il tip sulle gambe, gli interrompete l'azione. Ok, il tip è veramente un ottimo strumento da usare per affrontare questa tipologia di avversari. Sempre legato all'utilizzo del frontale va da sé la strategia successiva, l'utilizzo delle finte. Ecco, utilizzare delle belle finte, un buon sistema di finte
per affrontare un picchiatore è un'ottima cosa secondo me. E perché vi dico che è legato all'utilizzo del frontale? Perché le finte di frontale sono molto facili da fare, perché vi basta alzare la gamba davanti. Se voi nei frangenti precedenti del combattimento avete usato a modo il tip, il frontale, ecco, fare le finte viene da sé. Vi basta alzare la gamba, lui teme quel colpo e quindi magari si piega, e questo vi permette di chiudere la distanza con altri colpi, con dei pugni, con dei calci, con delle ginocchiate. Ad esempio, finta di tip, ginocchiata è una finta classica proprio, ok? Altra strategia molto utile da usare con un picchiatore, ragazzi, è quella delle ginocchiate mentre lui porta i pugni. Se avete uno che picchia forte di mano ma anche sulla corta distanza, la cosa migliore una delle cose migliori che potete fare è proprio quella di chiudervi a riccio, allungare le mani magari con la guardia lunga e sparare le ginocchiate sui suoi pugni. Perché è importante questa cosa? Perché gli fate passare la voglia di picchiare, gli fate passare la voglia di picchiare con le mani, perché nel momento in cui uno porta un pugno il corpo è vuoto, l'aria sta uscendo. Ecco, quello è il momento giusto per andare a colpirlo con le ginocchiate. Poi nel momento in cui lui porta un pugno ovviamente è scoperto sotto, quindi è una cosa intelligente quella di portare le ginocchiate sul corpo dell'avversario, sulle costre dell'avversario, è in un punto debole. Quindi quando avete uno che picchia duro di mano, belli chiusi, mani avanti, sparate le ginocchiate, vedrete che vi porta due pugni, poi gli passa la poesia di venire sotto quando sparate delle ginocchiate potenti. Legato a questo discorso potremmo dire l'utilizzo del clinch, perché gli andate a bloccare le mani, raga. Se avete uno che picchia forte di mano, chiuderlo in clinch vi permette di impedirgli l'utilizzo dei pugni. Ovviamente però dovete fare un clinch attivo. Vi consiglio e vi sprono a utilizzare sempre un clinch attivo, se no l'arbitro vi separa. Cioè il clinch deve essere attivo, entrate in clinch, ginocchio, girate il gomito, muovete sempre le mani, entrate sempre dentro, mettete sempre le ginocchiate, mettete sempre le gomitate. Non dovete fare un clinch inattivo, perché sennò l'arbitro, come vi dicevo poco fa, vi separa. Ultima strategia che mi sento di consigliarvi da utilizzare contro un picchiatore è l'utilizzo dei calci circolari, che siano bassi, che siano medi, che siano alti. C'è da tenere alcune cose a mente. Il circolare deve essere fatto bene, perché se lo fate male per il picchiatore diventa uno spunto per chiudere la distanza e andare a picchiare di mano, ok? Io che di carattere sono abbastanza diciamo sul ring esprimo una buona esecuzione tecnica, però io di indole sono un attaccante, e se uno mi porta un calcio, il più delle volte per me è un'occasione per andare a chiudere la distanza e mettere più colpi. Quindi se volete portare un calcio che sia basso, medio o alto, dovete assicurarvi di portare una mina. Cioè deve essere un calcio portato, non dico al massimo della forza, ma quasi. Cioè non deve essere per l'avversario un'occasione per chiudere la distanza, ok? Perché veramente vi assicuro che lo diventa. Quindi per impedire questa cosa, 1, calciate veramente forte, 2, tagliamo la testa al toro e uscite completamente. Già quando vi spiego come utilizzare i calci vi dico sempre, ragazzi, posizionatevi prima di portare il calcio esterno rispetto alla guardia dell'avversario. Se voi lo fate, siete sicuri che quando l'avversario rientra non ha il vostro faccione davanti e non vi incrocia. Quindi quando portate un calcio, che sia medio, che sia basso, che sia alto, uscite tantissimo, che uscite proprio tanto, che l'avversario non possa avere il rientro su di voi, avete capito? Cioè voi dovete avere il culo al riparo, dovete essere sicuri che non vi faccia male, perché andate a colpirlo in un punto in cui potreste regalargli la sua entrata, il suo lavoro forte. Dovete impedire questa cosa. Quindi ricapitoliamo un attimo su quali sono queste strategie. Allora, innanzitutto quello di andare a fregare l'avversario sul suo punto forte, quindi picchiate voi forte di mano. Strategia numero 2, utilizzate i calci frontali. Strategia numero 3, utilizzate le finte. Anche quelle di calcio frontale sono fondamentali e sono utilissime. Strategia numero 4, l'utilizzo delle ginocchiate. Picchiate di ginocchio quando lui vi picchia di mano, chiudetevi e picchiate di ginocchio. Quinta strategia legata alla quarta, l'utilizzo del clinch, perché gli impedite di utilizzare le mani, gli impedite di utilizzare il suo strumento più forte. Sesta ed ultima strategia, raga, tenete la distanza con i calci circolari, ma utilizzateli al massimo della potenza e uscendo lateralmente. Io penso di aver detto tutto. Studiate queste 6 strategie, provatele
questa sera in palestra fate mente locale nel vostro gruppo, chi dei vostri avversari vi fa paura di mano, chi è che picchia più forte di mano, poi vi mettete contro di lui e prenderete un sacco di botte, sicuramente. Però provate a mettere in pratica una di queste strategie, ne provate una. Stasera non funzionerà, ve lo dico già, non può funzionare già stasera di prima acchito, dovete provarla per 2 o 3 sere, ma vi assicuro che se la mettete in pratica stasera, tornate a casa, ragionate, pensate perché non ha funzionato, perché il frontale glielo mettevo nel tempo sbagliato, perché portavo il tip nel momento in cui lui era già partito e mi aveva già colpito, quindi dovevate anticiparlo. Cioè fate tutti questi ragionamenti, vi assicuro che se lavorate stasera, fate i ragionamenti, domani provate a sistemare la cosa, sbaglierete ancora, riragionate, riprovate a lavorare, vi assicuro che nel giro di una settimana /2 questo avversario cambia totalmente comportamento con voi. Spero che questo video vi sia stato utile, ragazzi. Ricordatevi che il 28 febbraio a mezzanotte Tecniche dei Campioni aumenta di prezzo, quindi prendetelo, mi raccomando. E nulla, ci vediamo su Tecniche dei Campioni e in questi giorni con altri video. Thank you very much.